Ciao, benvenuti su Mintitaro, un nuovo interattivo. Oggi esploreremo quello di cui avete bisogno interiormente, le vostre necessità profonde per raggiungere il vostro benessere appieno. Come al solito abbiamo tre opzioni tra cui scegliere. La prima è il quarzo rosa, la seconda è segnalata dall'aventurina verde e la terza dall'ametista viola. Potete fermare il video adesso, scegliere la pietra che vi ispira di più e poi scorrere il video fino alla sezione che parla della opzione che avete selezionato. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella del quarzo rosa, e vediamo appunto quali sono i bisogni interiori profondi di chi ha scelto questa variante. Dunque, qui a carta Dixit abbiamo due draghi, uno bianco e uno nero, quindi ci sono come due opzioni contrapposte, due lati della personalità contrapposti, come se aveste bisogno di ricercare un equilibrio fra due opposti. Il drago in generale è considerato un simbolo di successo, soprattutto nel mondo orientale. Da noi in Occidente è più come una forza non particolarmente positiva, però insomma, in questo caso indica, vedo soprattutto la ricerca di un equilibrio fra due tratti di segno opposto. Vediamo con la carta dei tarocchi e abbiamo il 6 di bastoni, che è una carta che indica un successo, un riconoscimento. Quindi segnala appunto che per poter raggiungere il riconoscimento di cui avete bisogno, perché questo fondamentalmente è quello che le carte segnalano, avete bisogno di conciliare due tratti della vostra personalità opposti, o comunque creare un equilibrio fra due scelte, fra due opzioni davanti a voi. Vediamo un attimo i dettagli con le altre carte dei tarocchi. Abbiamo il 9 di coppe, il 10 di denari e il 4 di bastoni. Beh, sicuramente chi ha scelto questa variante ha necessità di stabilità, di una stabilità di lungo periodo, sia a livello emotivo ma anche a livello materiale, perché sono tutte carte molto belle, però appunto di denari, soprattutto di denari, e poi anche la carta del 9 di coppe indica appunto una alta soddisfazione personale. Questi tarocchi indicano proprio che avete bisogno di un certo riconoscimento, di un successo materiale di lungo periodo, ma anche un riconoscimento da parte di chi è attorno a voi, molto probabilmente a livello lavorativo. Avete bisogno di creare la vostra casa, la vostra stabilità materiale, qualcosa che appunto avete come il desiderio di radicarvi, perché il 10 di denari, vedete, c'è un signore che è poi il capofamiglia, e questa è la sezione di un albero che appunto indica il tempo, qualcosa che perdura nel tempo, quindi volete proprio una stabilità di lungo periodo dal punto di vista anche materiale.
e il 4 di bastoni indica appunto una casa, motivo di celebrazione, ma soprattutto appunto la propria casa. Anche qui vedete la costruzione di un edificio in cui vivere. E il 6 di bastoni notoriamente indica successo. Vedete, qui c'è una donna molto sicura di se stessa, che riesce ad andare nella direzione che vuole grazie al diciamo la carota che dà il fiore che dà il colibrì, e che riesce appunto a guidare in questo modo in maniera molto efficace. Sì, voi avete bisogno di questa stabilità, di questi riconoscimenti, di sentirvi apprezzati e soprattutto di poter così costruire una stabilità, una casa vostra, un qualcosa che vi faccia stare tranquilli a livello materiale, e che vi dia così anche la possibilità di realizzare i vostri vari desideri, di avere la libertà di anche realizzare di comprare qualcosa di extra, qualcosa che vi soddisfi a livello emotivo. Però per fare questo dovete venire a patti con voi stessi, perché la carta dei due draghi, uno bianco e uno nero, indica che ci sono dei conflitti interni che non vi permettono di ottenere la stabilità e il successo e i riconoscimenti che volete. C'è un qualcosa che vi disturba e che non riuscite a conciliare, due parti, due opzioni che non riuscite a conciliare, ma devono essere conciliate. Non si tratta di una scelta tra tra una strada e l'altra, la vedo più proprio come il voler accettare il fatto che ogni cosa ha due facce, ogni situazione ha due facce, bisogna venire a patti con questa realtà, perché questi due draghi mi richiamano molto il simbolo del Tao, dove non so se lo conoscete, c'è una parte bianca con un pallino nero all'interno di un cerchio, e la metà nera ha un pallino bianco, come dire che ogni situazione ha non c'è il bianco e il nero, ma anche ogni situazione ha in sé una parte del suo opposto, ecco. Quindi voi dovete venire a patti con il riconoscimento che appunto la realtà è multiforme, e che non dovete per forza fare una scelta, dovete proprio conciliare un conflitto interno che voi avete, dovete scioglierlo. Dopodiché, una volta fatto, riuscirete a ottenere il successo, i riconoscimenti che meritate e la stabilità a cui puntate. Ricordatevi però appunto che, che dovete, è l'equilibrio la chiave nel vostro caso, l'equilibrio che dovete ricercare dentro di voi, non tanto nelle cose esterne, nelle situazioni in cui vi muovete, nel vostro ambiente, bensì è proprio un conflitto interno per come la vedo io. Per quello che questa carta mi comunica. Una volta appunto, ribadisco, una volta sciolto questo conflitto che voi avete dentro di voi, riuscirete a trovare la vostra strada, che sarà molto remunerativa dal punto di vista anche e soprattutto economico e lavorativo e materiale. Bene, spero che questa piccola lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Nel caso il video vi sia piaciuto,
Vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'avventurina verde. Vediamo subito quali sono le necessità interiori profonde delle persone che hanno scelto questa variante. Abbiamo questa carta che vede una mela un po' abbandonata su un piattino dopo essere stata morsa, e un torso di mela che fa da candela. E sicuramente a me dà un po' l'impressione di una vita un po' monastica, ecco, con poche necessità e puntata all'essenziale. Vediamo un attimo con la carta dei tarocchi, e c'è la carta del carro, quindi un cambiamento, un movimento e soprattutto prendere una direzione precisa. Mi dà un po' l'idea che appunto avete bisogno di dare una direzione alla vostra vita, e per far questo avete bisogno di viaggiare leggeri, cioè non porre l'attenzione su cose che in definitiva vi possono appesantire lungo il vostro percorso, però appunto abbandonare dietro di voi quello che vi appesantisce in questo percorso, e rimanere con l'essenziale, focalizzati sull'essenziale, su quello che vi permette di seguire la vostra direzione. Vediamo un attimo i dettagli con le altre carte dei tarocchi. Abbiamo la luna, l'asso di denari e il cavaliere di bastoni. Beh, sono carte molto promettenti. Avete le persone che appunto hanno scelto questa variante mi danno proprio l'idea che devono andare verso una certa direzione, si stanno muovendo, hanno una specie di obiettivo, un target a cui puntare, però per poter raggiungere la vostra meta dovete liberarvi delle cose superflue, qualcosa che anche a livello interiore vi condiziona molto, perché la luna indica sempre il subconscio, soprattutto in questo caso, vedete, ci sono un po' come degli incubi, qualcosa che si muove nel vostro inconscio che vi condiziona. Queste convinzioni limitanti, molto probabilmente, dei pensieri che vi ostacolano, di cui neanche vi rendete ben conto, impediscono il vostro viaggio, il raggiungimento della vostra meta, e dovete appunto cercare di liberarvene, perché altrimenti il vostro viaggio, il vostro percorso ne sarà ostacolato. La luna e la carta della mela proprio stanno a indicare per me proprio il liberarvi. Attenzione che c'è il riflesso, ecco, perché queste carte sono molto un po' fanno da specchio. Dunque dicevo, la carta della luna e la carta con la mela secondo me stanno ad indicare che siete appesantiti al momento da dei ricordi dolorosi, o che comunque vi condizionano in maniera negativa e di cui dovete liberarvi. Ricordi, pensieri limitanti,
ferite interiori che vi stanno solo a appesantire durante il viaggio. Una mela e una piccola candela sono più che sufficienti per il vostro percorso, non avete bisogno di grandi risorse. Questo percorso che state facendo è quello più adatto a voi, ve lo confermano le altre carte dei tarocchi, perché l'asso di denari è una carta molto positiva, qualcosa cresce, un'opportunità che dovete solo cogliere. Vedete, c'è una pianta che dal profondo della terra sale e quindi è una carta estremamente positiva anche dal punto di vista lavorativo e materiale, cioè qualcosa che è un'opportunità concreta che può creare un inizio concreto. Però per poterla cogliere, per poter cogliere questa opportunità e quindi continuare nel vostro viaggio, dovete anche avere il coraggio di prendere dei rischi. Questo è il cavaliere di bastoni. Vedete come è molto evocativa questa carta, perché il cavaliere salta in un cerchio, attraverso un cerchio di fuoco, quindi si sta prendendo dei rischi. Che vuol dire che questi rischi possono essere presi soltanto se vi liberate di queste paure inconsce, di questi pensieri limitanti che vi condizionano. Una volta che il vostro viaggio sarà più leggero, senza tanti bagagli emotivi e mentali, tante fisime mentali, appunto, riuscirete a saltare gli ostacoli e a cogliere l'opportunità che vi permetterà un nuovo inizio molto concreto e fortunato, perché l'asso di denari in generale è una carta molto positiva e promettente per il futuro avanti a noi. Bene, è una bella stesa, vi auguro tutto il meglio. Se vi ha dato degli spunti di riflessione, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere il like al video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto a attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della ametista viola. Vediamo quello di cui hanno bisogno profondamente, interiormente, le persone che hanno scelto questa variante. E abbiamo questo serpente che dentro, che pare abbastanza pericoloso, e dentro ha una cittadella sulla lingua, fondamentalmente. Quindi a me questo serpente fa sempre un po' pensare alle fisime mentali, ovvero a tutta una serie di pensieri negativi, alla paura, a un po' il senso di panico che uno può avere e che impedisce appunto di ottenere quello che uno vuole, perché appunto si sente un po' minacciato. È come se ci fosse un tesoro all'interno di questo serpente, però prima di poterlo raggiungere è come se stessimo in un labirinto mentale che ci paralizza, e quindi non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo. Vediamo un attimo la carta dei tarocchi cosa ci dice. E abbiamo infatti il 2 di spade, che è rappresentato da questa ragazza con gli occhi coperti, con due uccellini che rappresentano qui in cima le due opzioni. Il 2 di spade ci dice appunto che siete in una situazione di stallo, avete appunto paura di probabilmente prendere una decisione, perché anche non vedete la soluzione e quindi siete molto incapaci appunto di muovervi, siete così fermi, un po' come la carta dell'appeso. Dovete prendere una decisione e non avete il coraggio di prenderla.
probabilmente appunto se guardiamola, se guardiamo questa carta insieme alla carta del serpente, è una decisione che vi spaventa molto o comunque siete, come dire, avete delle paure, delle insicurezze interne che non vi permettono di prendere questa decisione. Vediamo un attimo i dettagli con le altre carte dei tarocchi. Abbiamo la carta del carro. Abbiamo il 9 di bastoni e abbiamo il cavaliere di denari. Dunque, questi tarocchi ci dicono che appunto siete toccati da ferite passate, perché il 9 di bastoni, che qui è ben rappresentante di questo concetto, visto che vedete c'è una rosa con le spine, questa ragazza ha come delle ferite sul corpo dovute alla rosa, quindi sono delle ferite anche emotive, dovute a battaglie passate, a esperienze passate che sono state probabilmente negative e che vi hanno ferito profondamente. Però appunto c'è nel vostro futuro la possibilità di cambiare, di andare verso una direzione precisa, anche vittoriosa. Però questo percorso che avete intrapreso è bloccato al momento appunto da una decisione che dovete prendere e che non riuscite a causa di paure dovute a queste esperienze passate rappresentate dal 9 di bastoni. In realtà, se riusciste a non farvi influenzare da queste esperienze passate, da questi brutti ricordi, il cavaliere di denari ci sta dicendo che potreste fare dei progressi importanti, soprattutto dal punto di vista della stabilità materiale. Insomma, il cavaliere di denari indica un progresso nel tempo costante, duraturo, però appunto dovete come dire, inglobare, fare vostro lo spirito di questo cavaliere di denari, che è una persona coi piedi per terra. È notoriamente una persona molto pratica, lucida, che guarda i fatti per come sono, e che quindi non si fa influenzare da brutti ricordi o esperienze passate o da una forte emotività. Quindi dovete prendere l'energia di questo cavaliere di denari in modo da poter appunto fare un percorso costante, essere, come dire, essere determinati nel perseguire la direzione presa fin dall'inizio. Ci sono degli ostacoli davanti a voi, ma sono soprattutto ostacoli, per come li vedo io, dati da dubbi di tipo mentale, che vi fanno anche prendere un po' dal panico e che in realtà non sono basati sulla situazione presente o su degli ostacoli presenti, ma soprattutto vengono fuori questi dubbi da esperienze passate che non hanno nulla a che vedere con la situazione che state affrontando in questo momento. Se sarete determinati, se non vi farete influenzare da memorie passate, da esperienze passate, otterrete un progresso costante nella vostra situazione, anche se magari lento, ma sicuramente con miglioramenti che rimarranno nel tempo, perché appunto la carta del Cavaliere dei Denari è una carta di lungo periodo, non dà svolte decisive immediate, però sicuramente promette dei benefici nel lungo termine.
però appunto dovete decidere cosa volete fare senza farvi influenzare dalle paure rappresentate dal serpente e, ehm, e soprattutto dalle passate esperienze che considerate molto probabilmente in parte fallimentari o comunque che vi hanno ferito. Avete quindi bisogno di liberarvi da paure dovute a esperienze passate e una volta fatto questo lavoro interiore riuscirete appunto ad andare avanti per la vostra strada in maniera più determinata, più costante e remunerativa, perché appunto il Cavaliere dei Denari promette dei benefici nel lungo periodo. Bene, spero che questa piccola stesa vi sia stata di aiuto. Nel caso vi fosse piaciuto il video, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere gli interattivi successivi. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!